Salve a tutti e ben ritrovati nel mio canale con un nuovo tutorial. Il protagonista di oggi è i baci rubati della Mystery Coffee Lati. Per quanto riguarda il colore che sto usando è il color prugna, un colore molto bello e reso particolare ed elegante dal filo Lurex sempre in tinta attorcigliato intorno al filo. Per questa lavorazione sto usando l'uncinetto numero 4,5, il colore numero 16 e sono 50 grammi di gomitolo e il filo è lungo 130 metri. Come filato è molto morbido e dà una morbidezza anche a capo. Detto ciò, possiamo iniziare. Prima di iniziare la nostra lavorazione vi spiego cosa ho fatto. Anche questa è una lavorazione a pannello. Quindi prendiamo la circonferenza del bacino o del seno, la parte più sporgente, e dividere a metà. Nel mio caso il pannello è di 45 cm. La taglia che sto facendo è una taglia M. Quindi voi prendete il filato e il multiplo che dobbiamo lavorare è un multiplo di 2 e avviate una catenella pari alla vostra semicirconferenza. Per quanto riguarda il punto, mi sono ispirata alla borsa Prada, quella fatta con il punto rete e poi la parte centrale lavorata con maglie alte. Solo che io ho fatto una piccola variazione, non ho lavorato tutto dritto il pannello, ma ho fatto degli aumenti per arrivare a una circonferenza, una semicirconferenza di 60 centimetri. Quindi ho iniziato con 45 centimetri e poi facendo questi aumenti mi viene un pannello con manica a pipistrello, quindi molto larga. E vi faccio vedere, qui si vede la parte dritta e qui invece vedete come va ad aumentare il nostro pannello. Ho lavorato gli aumenti da una parte e dall'altra, quindi ho fatto 2 maglie alte all'inizio e 2 maglie alte alla fine. Le maglie alte invece centrali le ho lavorate normalmente e ho lavorato questo per 14 volte. Poi ho terminato, sono arrivata alla mia semicirconferenza che per me andava bene e ho continuato dritto. Quindi, detto ciò, adesso vediamo come lavorare. L'uncinetto 4,5 e il filato vado ad avviare una catenella di 76 maglie. Il punto che dobbiamo lavorare è un multiplo di 2 più 1. Quindi per la mia semicirconferenza per una taglia M 76 catenelle corrispondono a 45 centimetri. Voi avviate le vostre catenelle e vi fermate 2 centimetri prima perché se usate questo filato è un po' più elastico. Oppure ricordatevi che la catenella risulta sempre più piccola perché dobbiamo lavorare 2 giri di maglie alte e quindi quando lavoriamo le maglie alte la lavorazione si allarga un po'. Quindi per avere la vostra semicirconferenza giusta vi fermate 2 centimetri prima. Io lavoro le 76 catenelle. Lavorate le 76 catenelle, faccio una catenella per poter voltare e 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. 1, 2 e 3. Vado nella quarta catenella 1, 2, 3, 4 e lavoro la seconda maglia alta. Dobbiamo lavorare il primo giro di solo maglie alte e lavoreremo anche il secondo, quindi ogni maglia alta nella catenella sottostante. Vado a fianco, maglia alta, entro nella catenella, maglia alta, a fianco, maglia alta. Terminata la riga di maglie alte, faccio un'altra riga. Questo perché? Per far venire la parte di sotto più sostenuta, visto che dobbiamo lavorare il punto rete, altrimenti si allarga troppo il sotto e non mi piaceva l'effetto. Quindi faccio 3 catenelle, 1, 2,
e 3. Questa è sempre la nostra prima maglia alta. Giro il lavoro e su ogni maglia alta sottostante lavoriamo una maglia alta. Quindi questa l'abbiamo lavorata, sono le 3 catenelle. Vado a fianco, lavoro una seconda maglia alta, a fianco maglia alta, quindi una maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Ho lavorato i 2 giri di maglie alte. Adesso lavoreremo il punto traforato e lo lavoreremo per 6 giri. Quindi giro il lavoro. Inizio con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, quindi 1, 2 e 3, più una catenella di separazione. Salto la maglia alta a fianco, vado a fianco ancora e lavoro una maglia alta, catenella, salto 1, vado a fianco, maglia alta, catenella, salto la maglia alta a fianco, vado a fianco ancora e lavoro la maglia alta. Una lavorazione molto semplice. Salto 1, vado a fianco, maglia alta, catenella di separazione. Salto 1, vado a fianco, maglia alta e proseguo questo fino a terminare il giro e faremo questa lavorazione traforata per 6 giri. Fatte le maglie alte separate da una catenella, dobbiamo lavorare di nuovo maglia alta e catenella di separazione. Su ogni maglia alta lavoriamo la maglia alta e la catenella. Quindi giro il lavoro, faccio 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, 1, 2 e 3 più una di separazione. Vado sulla maglia alta che mi trovo sotto e lavoro una maglia alta, catenella, qui ho la maglia alta e sopra lavoro maglia alta. Quindi dobbiamo incolonnare le maglie alte, catenella, maglia alta, una lavorazione molto semplice. Ho terminato la lavorazione del punto rete e sono un totale di 6 giri più 2 giri che abbiamo fatto di maglie alte, abbiamo un totale di 8 giri. Una volta che ho finito questo, ho piegato a metà e ho trovato la mia metà e ho messo il segno perché da questo punto dobbiamo iniziare a lavorare le maglie alte facendo l'aumento a destra e a sinistra. Le maglie alte che abbiamo laterali devono rimanere sempre quelle. Io ho un totale di maglie alte 19, quindi sono 19 archetti e 19 archetti da questa parte. Quindi ho 19 maglie alte, catenella di separazione, maglia alta, catenella di separazione. Dobbiamo toccare solo la parte centrale, è qui che faremo gli aumenti per far venire la maglia pipistrello. Quindi inizio sempre con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, 1, 2 e 3 e lavoro e una catenella di separazione, lavoro il motivo come si presenta e mi fermo prima del marcapunti. Vado sulla maglia alta e lavoro la maglia alta, catenella, sulla maglia alta, catenella, maglia alta e maglia alta. Quindi mi fermo quando arrivo sulla maglia alta prima del segno. Continuato a lavorare maglie alte, catenella di separazione, maglia alta e qui ho il mio segno. Lavoro sempre la maglia alta e la catenella, quindi questa parte rimane invariata. 19 maglie alte abbiamo sotto e 19 maglie alte dobbiamo lavorare sopra con la catenella di separazione. Qui ho il punto.
Ho messo il segno. Sulla maglia alta a questo punto lavoro un punto V perché iniziamo a lavorare gli aumenti. Quindi da una lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto. Entro con la maglia alta, entro nella maglia alta e lavoro la prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, maglia alta. E ho il punto V, ho il primo aumento. Catenella di separazione e lavoro questa parte come abbiamo lavorato qui. Quindi senza variazione lavoriamo maglia alta e catenella. Vado qui maglia alta e catenella di separazione. Proseguo questo fino a terminare il giro. Terminato il giro, ritorniamo indietro. Vi faccio rivedere come iniziare la lavorazione, quindi 3 catenelle, 1, 2 e 3 più una di separazione. Lavoro le maglie alte sulle maglie alte sottostanti. Catenella di separazione, maglia alta sulla maglia alta. Catenella, maglia alta su maglia alta. Proseguite questo e ci vediamo dove abbiamo fatto il punto V. Quindi queste maglie laterali non le tocchiamo, continuiamo sempre a lavorare le stesse maglie alte. Se vi trovate sotto 20 maglie alte, lavorate sempre 20 maglie alte. Sono arrivata dove ho lavorato il punto V, quindi a questo punto dobbiamo aumentare ancora, quindi qui ho le 19 maglie alte separate da una catenella e 19 devono rimanere fino alla fine del mio lavoro. Catenella di separazione, qui ho il punto V. A questo punto devo fare un aumento sulla prima e sull'ultima, quindi da 2 maglie alte mi devo ritrovare con 4 maglie alte. Entro nella maglia alta, lavoro la prima maglia alta, rientro una seconda maglia alta e sono 2. Qui a fianco sulla seconda lavoro altre 2 maglie alte, 1 e 2. E da 2 che avevamo sotto adesso ne abbiamo 4. Catenella di separazione e lavoro le maglie alte separate da una catenella come abbiamo fatto sotto. Ripetiamo il motivo delle maglie alte con la catenella di separazione. Andate avanti, ritornate indietro e vi faccio rivedere come aumentare di nuovo sulle maglie alte. Ho terminato il giro e sono ritornata indietro. Mi ritrovo sulle maglie alte e qui dobbiamo fare sempre la maglia alta con la catenella di separazione. È la parte centrale che abbiamo, che stiamo lavorando con le maglie alte, facciamo l'aumento sulla prima, quindi sulla prima maglia alta ne lavoriamo 2 e l'aumento sulla maglia alta finale. Le maglie alte centrali le lavoriamo normalmente. Entro nella prima e lavoro la prima maglia alta e una seconda maglia alta. Qui ho 2 maglie alte, le lavoro normalmente, quindi questa è la terza e la quarta. Sull'ultima ne lavoro 2 e da 4 adesso abbiamo un totale di 6 maglie alte. Questo è il risultato. Catenella e lavoro le maglie alte così come si presentano. Nel mio caso 19 maglie alte separate da una catenella. Il giro successivo ritorniamo indietro e sempre facciamo la maglia alta sulla maglia alta, catenella e sul gruppo di maglie alte che stiamo lavorando facciamo l'aumento sulla prima e sull'ultima. Quindi poi da 6 maglie alte abbiamo un totale di
8 maglie alte. Il giro successivo ancora facciamo sempre le 19 maglie alte, voi le maglie alte che vi trovate sotto con la catenella di separazione sempre sulla prima 2 maglie alte e sull'ultima 2 maglie alte. Quindi poi da 8 ci ritroveremo con 10 maglie alte. Quindi andremo avanti fino ad avere una larghezza che per noi va bene. Io ho fatto un totale di 14 giri e ho una larghezza di 60-62 centimetri. Quindi da 45 che ho iniziato, poi mi ritroverò con 62 centimetri, che per me va bene, quindi ho una larghezza abbondante. Andate avanti in questo modo fino alla vostra larghezza. Proseguito la lavorazione fino ad arrivare alla larghezza che per me va bene. Ho iniziato con 45 centimetri e andando avanti con gli aumenti solo nella parte centrale mi ritrovo con 60-62 centimetri. Questo perché la maglia è un po', il filato è un po' elastico. Quindi ho fatto aumento all'inizio e alla fine fino ad arrivare alla mia larghezza. Se voi volete la parte più ampia, la parte a pipistrello, la manica pipistrello più ampia, proseguite sempre come abbiamo fatto. Le maglie laterali rimangono sempre uguali, quindi io ho 19 maglie alte separate da una catenella da una parte e 19 maglie alte separate da una catenella dall'altra parte. Questa parte centrale è andata ad aumentare. Ora devo lavorare le parti laterali sempre normali e la parte centrale senza fare più aumenti, quindi su ogni maglia alta sottostante lavoro una maglia alta e proseguo questo per un totale del mio pannello deve essere 50 centimetri. Quindi proseguo la lavorazione come abbiamo fatto fino adesso, quindi 3 catenelle e una di separazione, maglia alta su ogni maglia alta sottostante, catenella, questa parte rimane invariata e ci vediamo sulla parte centrale. Arrivata sulle maglie alte, quindi qui nel giro sottostante ho fatto l'aumento, ora mi fermo con gli aumenti e lavoro le maglie alte su ogni maglia alta sottostante. Faccio la catenella di separazione, vado a lavorare qui, ho la maglia alta, una maglia alta, a fianco un'altra maglia alta, a fianco maglia alta e proseguo questo fino al termine del triangolo, quindi maglie alte su ogni maglia alta sottostante. Arrivata al termine del triangolino, qui ho fatto l'aumento e lavoro su ogni maglia alta sottostante una maglia alta. Io mi ritrovo con 30 maglie alte e vado a lavorare sempre 30 maglie alte. Queste maglie non le aumento più. Quindi catenella di separazione e lavoro il motivo a rete come abbiamo lavorato fino adesso. Devo proseguire questa lavorazione fino ad arrivare a 50 centimetri, quindi devo fare nel mio caso altri 20 giri. Proseguo sempre con 30 maglie alte centrali senza aumentare più e il punto rete così come si presenta. Proseguite la lavorazione e ci vediamo quando arrivo alla mia lunghezza. Ho terminato i 2 pannelli e ho messo il diritto all'interno e il rovescio all'esterno. Adesso dobbiamo cucire. Questi sono i pannelli che ho messo contro, uno del dietro e uno del davanti. E per quanto riguarda la parte di sopra, ho trovato la metà e per lo scollo ho fatto una scollatura di 20 centimetri. Diciamo che è una scollatura giusta, non molto abbondante, però se voi la volete più scollata, trovate la metà, vi spostate di 11 centimetri da una parte e 11 centimetri dall'altra, se la volete di 22. Io ho fatto 10 centimetri da un lato e 10 centimetri dall'altro, è una scolatura di 20. Quindi da questo punto a questo punto dobbiamo cucire la nostra spalla. Per quanto riguarda l'apertura dello scalfo sono 18 centimetri. È una
scollatura, un'apertura della manica per me un po' larga perché come vedete è una manica pipistrello, quindi scende e ha bisogno di una manica un po' più larga, non molto stretta. Quindi adesso andiamo a cucire con ago e filo sulla spalla e sui fianchi. Adesso andiamo a cucire, quindi sulla spalla dove ho messo il segno fino a terminare la nostra spalla. Mettiamo bene i nostri due pannelli, quindi diciamo che il foro deve coincidere la maglia alta con la maglia alta, altrimenti viene spostata e vado a fare una cucitura con ago e filo prendendo le due asole e la vado a fare sulle spalle e anche sui fianchi. Proseguo fino a terminare tutte e due le cuciture. Una volta che finisco di cucire la maglia, vado a fare una piccola rifinitura al laterale della manica, giusto per farla venire più omogenea. Quindi proseguite con le cuciture e ci vediamo al termine di tutta la cucitura. Una volta che abbiamo cucito il tutto, vado a fare una rifinitura intorno allo scalfo della manica e vado a fare 2 giri di mezze maglie alte, oppure se voi volete fate un giro di mezze maglie alte. Quindi con l'uncinetto entro in ogni maglia alta sottostante e lavoro 2 mezze maglie alte, quindi vado a fianco, prendo il filo, tiro su, chiudo tutte e 3 le asole, questa è la mezza maglia alta. A fianco prendo il filo e chiudo tutte e 3 le asole. Entro dove ho lo spazio disponibile e tiro tutte e 3 le asole, chiudo tutte e 3 le asole. Qui ho la maglia alta sottostante e ne lavoro 2 all'interno, 1 e 2. E proseguo questo facendo questa manica e l'altra manica. Io faccio un totale di 2 giri per far venire il giro più omogeneo. Una volta che finite questo potete tagliare i fili e la nostra maglia con il modello a pipistrello, la manica a pipistrello è pronto per essere indossata. Il risultato finale l'avete visto nell'anteprima iniziale, una maglia molto bella e molto fresca e ho ripreso il punto della borsa Prada. Per la mia taglia, che è una taglia M, ho usato 300 grammi di filato, però se voi volete la manica più lunga e volete allargare di più la manica, dovete prendere qualche gomitolo in più. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e commentate. Ci vediamo a presto con altri video tutorial. Grazie per la visione e ciao!